Benvenuti sul mio canale, io sono Electra Bones e oggi sono qui per parlarvi di una stella che splende intensamente nell'attuale firmamento del nostro panorama italico. No, non ci occuperemo di astronomia in questo video, ma sto alludendo a quello straordinario ragazzo che porta il nome di Jannik Sinner. Per i pochi che non lo conoscono, lui è un tennista, anzi, il tennista, colui che ha raggiunto i più grandi traguardi nella storia del nostro tennis. Il nostro primo numero 1. Ma Jannik è più che un solo sportivo, è ormai diventato una di quelle celebrità che travalicano i confini del proprio ambito professionale e geografico, trasformandosi in vere e proprie icone universali, capaci di prendersi un piccolo spazio nella storia diventando mito. Ma chi è Jannik Sinner? Come ha fatto a diventare il personaggio importante e celebrato che è oggi? Venite a scoprirlo con me in questo nuovo video. Pronti a partire? Andiamo! Jannik Sinner nasce il 16 agosto 2001 a San Candido, in Alto Adige, ma cresce a Sesto Pusteria, in una famiglia di madrelingua tedesca. Si avvicina al tennis all'età di 3 anni e mezzo, ma la sua prima grande passione è lo sci, dove ottiene prestissimo ottimi risultati, vincendo all'età di 7 anni il 32esimo Gran Premio Giovanissimi 2009. A 12 anni è campione italiano di sci nella sua categoria. Non me ne vogliano gli appassionati di sci, ma fortunatamente per noi amanti della pallacorda, all'età di 13 anni e mezzo Sinner sceglie il tennis. I motivi di questa scelta li elencherà spesso in alcune interviste rilasciate dal nostro carotino. Nello sci fai un errore e perdi e non puoi più vincere, è pericoloso, ti devi svegliare il mattino presto per andare a meno 20, ho detto forse il tennis è un po' meglio, è più comodo. Come racconterà il suo primo allenatore, Andreas Schöneger, la madre porterà Sinner da lui a San Candido all'età di 3 anni e mezzo, usando queste parole: portamelo fuori casa perché me la sta distruggendo. Infatti, pare che il piccolo peccatore giocasse con la racchetta del padre facendo rimbalzare la pallina su specchi, porte e finestre. Ma 2 ore a settimana di tennis erano poche per il mai pago Jannik, così all'età di 7 anni e mezzo si trasferirà al Tennis Club Bruneck di Riscone, a Brunico, per allenarsi con Heribert Meyer, che contribuirà in modo significativo alla sua crescita tecnica. A entrambi i suoi primi allenatori, Sinner riconoscerà l'onestà di averlo consegnato a un maestro o a una struttura più capace e professionale nel momento in cui non avevano più nulla da insegnargli. Quando allenare è anche attenzione e amore verso i propri allievi. La tappa successiva di Sinner sarà in Toscana, a Forte dei Marmi, ma ci rimarrà poco. Massimo Sartori, storico allenatore di Andrea Seppi, riconoscendo il talento di Sinner, insisterà perché Riccardo Piatti lo visioni. Piatti, a quei tempi, era uno degli allenatori più preparati del circuito e aveva ottenuto grandi risultati portando molti dei giocatori con cui aveva lavorato a raggiungere traguardi importanti. Ivan Ljubicic, Milos Raonic, Borna Koric e Richard Gasquet sono solo alcuni dei nomi passati per la sua accademia. Ma anche Novak Djokovic aveva scelto Piatti per un breve periodo e questa la dice lunga sulla stima e importanza che aveva Piatti nel circuito. Quando, nonostante i suoi 1000 impegni e dopo l'ennesima insistenza di Sartori, finalmente si decise a osservare il giovanissimo Jannik, Piatti rimase folgorato e disse: «Senti Max, questo come facciamo per adottarlo?» E decise subito di farlo trasferire dal Club Italia di Forte dei Marmi, dove tra l'altro non aveva mai giocato perché già troppo forte rispetto ai suoi coetanei, a Bordighera, ed esattamente al Bordighera Lawn Tennis Club. Pensate un po', il primo circolo di tennis italiano, nato solo un anno dopo quello di Wimbledon, nel 1878. E infine il viaggio di Sinner si concluderà nel 2018 quando si trasferirà al Piatti Tennis Center, sempre a Bordighera.
Nasce così il progetto Jannik Sinner, guidato da Piatti, ma che vedeva coinvolti molti altri professionisti. Jannik si trasferirà definitivamente e verrà praticamente adottato dalla famiglia di uno dei suoi allenatori, con i suoi figli che diverranno per lui come dei secondi fratelli. Prima di scordarmi, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, premete sulla campanellina per non perdervi i prossimi episodi e lasciatemi un bel like per incoraggiarmi a creare nuovi contenuti sempre più stuzzicanti e approfonditi per voi. Un grazie mille. Proseguiamo. Nel settembre del 2015 Sinner inizia a giocare nel circuito ITF, nei tornei che consentono di guadagnare i primi punti per accedere poi al circuito maggiore dell'ATP. Partirà dalla 1592esima posizione, ma dovrà aspettare il marzo del 2016 per vincere il suo primo incontro da professionista nel Futures Croazia F4 e poi altri 2 anni per aggiudicarsi il suo primo punto ATP a Sharm el Sheikh contro l'indiano Arjan Goves. Nell'agosto del 2018 arriverà a disputare la sua prima finale Futures all'Italy F23 di Santa Caterina Val Gardena, che perderà contro il tedesco Peter Heller, ma guadagnerà comunque altri punti ATP che gli consentiranno di entrare nei primi 1000 al mondo, piazzandosi al numero 891. Sinner, sentendosi ormai pronto, esprimerà il desiderio di lasciare il Tour ITF e saltare a quello successivo, il circuito Challenger, gestito dall'ATP. Verrà presto accontentato e vincerà la sua prima partita al Challenger di Ortisei contro Luca Giacomini, già ad ottobre. Il nostro ha ancora un fisico acerbo e un gioco con molti punti da sviluppare, ma è solido e potente da fondo campo e la sua tenuta mentale in campo è già da professionista navigato. Concluderà l'anno in top 600, al numero 551 del ranking. Il 2019 è l'anno della svolta. Da qui il nostro Pel di Carota inizierà a infrangere un record dietro l'altro. A febbraio otterrà una wild card per il torneo di Bergamo e, contro ogni pronostico, batterà tennisti molto più esperti avanti in classifica, arrivando a disputare la sua prima finale a livello Challenger. Dimostrando di non essere per niente intimorito dai grandi palcoscenici, la vincerà contro l'esperto tennista lombardo Roberto Marcora, diventando così il più giovane tennista italiano a vincere un titolo Challenger. Questo risultato gli farà compiere un balzo di ben 222 posizioni, portandolo al numero 324. Molto curioso, un episodio accaduto in quei giorni, raccontato dallo stesso direttore del torneo, Marco Fermi. Dopo il match dei quarti, a Sinner si romperà la suola di una delle scarpe da tennis. Arriverà quindi la segnalazione a Fermi, che era pronto a ordinarne un paio nuove. Ma Sinner, stupendo tutti, chiederà la possibilità di far sistemare la scarpa rotta da un calzolaio. Scaramanzia o un segno che sottolinea il carattere semplice e umile del ragazzo che viene dalla montagna? Forse sono più teso qua che giocarci, sicuramente. Veramente un torneo molto buono tra giudice, più che altro che il mio giudice preferito, devo dire. Non si può dire in una finale. No, mi dispiace. Dopo questo titolo stabilirà una striscia di 16 vittorie consecutive. Il ragazzo di Sesto Pusteria sta decollando a tutto razzo. È ormai già pronto per il passo successivo: entrare nel circuito ATP principale. E così sia. A fine aprile otterrà la sua prima vittoria al primo turno del torneo 250 di Budapest contro l'ungherese Mate Valkuc.
Ice cool. He went in the zone. Ma la grande sorpresa arriverà a maggio a Roma, negli Internazionali d'Italia, dove, dopo aver dominato il torneo di prequalificazione contro un altro futuro campione, Lorenzo Musetti, otterrà la sua prima vittoria in un Master 1000, battendo l'americano Steve Johnson, numero 59 del mondo, e stabilendo così un altro record. A 17 anni e 8 mesi è l'italiano più giovane a vincere un incontro a livello Master. A luglio vincerà un altro torneo Challenger, Lexington, che gli consentirà di entrare nei top 200. E un mese dopo otterrà la sua prima partecipazione al tabellone principale di uno slam, dopo aver superato i 3 turni di qualificazione dello US Open. Perderà il primo turno con l'ex numero 3 del mondo, vincitore di 3 slam, Stan Wawrinka, ma riuscirà a vincere un set e uscirà tra gli applausi del pubblico, dopo aver giocato un'ottima partita. 2 settimane dopo aver raggiunto la sua prima semifinale nell'ATP 250 di Anversa, riuscirà a entrare per la prima volta in top 100. L'anno si concluderà poi alla grande, vincendo a dicembre le Next Gen ATP Finals, il torneo dei migliori under 21 del circuito maggiore. Nonostante Sinner sia l'ultimo in termini di graduatoria, arriverà in finale battendo l'australiano Alexander de Minaur, già numero 18 del mondo. Jannik Sinner, a winner on home soil. Chiuderà la stagione al numero 78 e verrà premiato come tennista rivelazione dell'anno. Il 2020 è l'anno complicato della pandemia, ma la scalata di Jannik non si ferma. A gennaio vince la sua prima partita slam agli Australian Open, battendo in 3 set l'australiano Max Purcell. Mentre a febbraio, a Rotterdam, ottiene la sua prima vittoria contro un top 10. A farne le spese sarà David Goffin, ai tempi numero 10 del mondo, battuto in 2 set. Inoltre saranno i primi quarti di finale raggiunti in un ATP 500. A maggio raggiunge gli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia di Roma, battendo un altro top 10, Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo. A settembre ottiene i suoi primi quarti di finale in uno slam, battendo alla sua prima partecipazione a Roland Garros un altro top 10, Sasha Zverev. La stagione si chiuderà in bellezza. Jannik Sinner vincerà il suo primo titolo del circuito maggiore nel torneo di Sofia, dove sconfiggerà in finale il canadese Pospisil. Questi ultimi 2 risultati raggiunti rappresentano altri record di precocità infranti per il tennis italiano. Il nostro carotino quindi concluderà la stagione entrando in top 40 e precisamente al numero 37. Ma il bello per Jannik deve ancora arrivare. Manterrà le promesse? È veramente lui il campione che l'Italia aspetta da quasi 50 anni? O si rivelerà solo uno dei tanti buoni giocatori che ci hanno regalato qualche piccola soddisfazione, qualche risultato sorprendente e niente più? Ma a queste domande risponderemo nel prossimo video. Stay tuned, stay curious.